Bene, ciao ragazzi, oggi parliamo di multimedialità grazie agli amici di Daizu che mi hanno mandato il loro adattatore wireless super compatto. È un prodotto venduto e spedito su Amazon, quindi abbiamo anche tutte le garanzie del caso. E va inoltre segnalato questo: lui ha la sola vera unica funzione di rendere wireless la connessione tra il vostro smartphone e l'automobile. Quindi insomma, se avete un vecchio autoradio che non supporta i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, questo non è un acquisto da fare, perché lui ha la sola vera funzione di permettervi di utilizzare la vostra connessione tramite lo smartphone senza dover utilizzare nessun cavo. In ogni caso, adesso facciamo un veloce unboxing, vediamo cosa troviamo in questa confezione e poi proviamo a collegarlo alla mia MG ZS. Bene, nella confezione abbiamo il nostro dongle che, come vedete, è estremamente compatto, ha dimensioni paragonabili a una chiavetta USB dati, quindi sicuramente in macchina non vi darà molto fastidio. È realizzato in materiale plastico, secondo me assemblato veramente come si deve. Qui abbiamo due griglie per la dissipazione, un LED di stato e una tampografia che ci conferma che lui può essere utilizzato senza nessun problema sia con un iPhone che con un telefono Android. Ma soprattutto abbiamo il connettore dati USB di tipo A che, come vedete, è giallo perché è in rame e placato in oro, quindi un trattamento abbastanza costoso che raramente troviamo su dongle così economici. In confezione abbiamo anche due prolunghe. Questa funge principalmente da snodo e vi permette di fissare magari l'apparecchio alla plancia tramite questo adesivo della 3M. Anche questa è una prolunga. Se avete un'auto più moderna con Type-C potete comunque andare ad utilizzare il nostro adattatore. Qui invece abbiamo la manualistica che, come vedete, ha anche la lingua italiana, una cosa che non sempre troviamo su questi apparecchi. Comunque adesso andiamo in macchina e vediamo se, oltre a presentarsi bene, questo adattatore wireless funziona anche come si deve. Direi di iniziare collegando il mio iPhone. Accendiamo il quadro. Una cosa importante, sia per iPhone che per Android: attivate prima Wi-Fi e Bluetooth. Non appena vi compare questa schermata, recatevi sull'iPhone e poi andate su CarPlay. Una volta che siete arrivati su CarPlay, aspettate che l'iPhone individui il nostro smart box di 9 a 7 e poi procedete all'abbinamento. Come vedete adesso lui mi chiede se voglio abbinare, fate abbina. E adesso date la conferma per la connessione e vedrete apparire il sistema CarPlay direttamente sul display del vostro infotainment. Proviamo i comandi al volante. Che ore sono? Sono le 3:36 di pomeriggio. Portami a Padova. Ottengo le indicazioni per Padova con Google Maps. Come vedete tutto sembra funzionare molto bene. Adesso comunque proviamo anche la connessione con Android e poi facciamo una verifica di accensione, cioè spegnerò la macchina, entrerò senza il cavo, quindi tenendo il telefono in tasca, e farò una verifica di connessione. Perché, come dico sempre, la prima volta che utilizziamo questi dongle funzionano come si deve, ma è dalla seconda volta in poi che si riesce a capire se la connessione è stabile oppure no. Bene, adesso collegherò questo telefono Android. È un Galaxy S21 con una versione software di Android 14. Mi raccomando, collegate un telefono solo con Android 11 o superiore, altrimenti rischiate che non funzioni come si deve. In ogni caso abbiamo il dongle già inserito, accendiamo il quadro e poi, mentre aspettate che la macchina si accenda, recatevi già nelle impostazioni Bluetooth. Lui adesso sta già facendo una scansione e tra poco dovrei vedere comparire il mio piccolo adattatore wireless. Eccolo qua. Vediamo cosa mi dice il display. Bene, lui ha già individuato che ora è vicino a un telefono Android. Do la conferma per l'accoppiamento, do associa e poi seguo le istruzioni a video. Anche qua, come vedete, velocissimo, e io sono già pronto per utilizzare il mio sistema Android Auto sulla mia MG ZS. Anche in questo caso tutto sembra funzionare
come si deve, quindi insomma questo piccolo adattatore per ora non mi sta deludendo. In ogni caso adesso spengo tutto e rifaccio il test tenendomi il telefono in tasca. Accendiamo il quadro, mettiamo qua il telefono senza cavo e vediamo quanto ci mette per la connessione. Ragazzi, direi che è stato abbastanza veloce, quindi confermo, questo piccolo adattatore wireless sembra funzionare veramente bene. Insomma, a quanto pare abbiamo un dongle che funziona proprio bene, fa quello che promette. In ogni caso vi metto un link in descrizione se volete andarlo ad acquistare direttamente su Amazon, e se avrò dei codici sconto sempre lì lo troverete, così magari qualche euro in fase d'acquisto lo riusciamo anche a risparmiare. Una cosa importante per chi segue la mia community è comunque questa: non vi preoccupate, su MG3 funziona perfettamente. Se invece avete dei problemi di connessione, nessun problema, ci sono degli aggiornamenti pronti a essere scaricati, e se non sapete come si fanno gli aggiornamenti, ho fatto un tutorial che trovate nel primo messaggio qui sotto in chat. C'è un link, cliccate e lì vi faccio vedere come si fanno gli aggiornamenti. Per il resto, grazie per aver visto questo video fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao ragazzi!